C'è una domanda che si sente sempre più spesso in giro e che probabilmente ti sarei fatto anche tu. Ma per guadagnare di più dovrei cambiare lavoro? Sai, è una domanda apparentemente semplice, ma dentro contiene, se ci pensi, ambizione, paura, ego, insoddisfazione, desiderio di crescita e soprattutto una grande responsabilità. Perché cambiare lavoro non è solo cambiare stipendio, è cambiare traiettoria. Beh, nel video di oggi ti spiegherò quando cambiare lavoro per guadagnare di più ha davvero senso e quando invece è solo una reazione emotiva. Ti spiegherò come valutare questa scelta in modo però razionale e strategico ed anche coerente con il tuo percorso di crescita sia personale che professionale. Ti parlerò da ingegnere abituato a valutare i rischi ed i processi. Ti parlerò poi da persona che studia finanza comportamentale e che investe ogni giorno sui mercati. Ma soprattutto ti parlerò da un uomo che crede profondamente nella crescita consapevole e non negli scatti impulsivi. Ma prima di iniziare, permettimi di darti il benvenuto. Io sono Silvio e questo è Metasinergie, il canale dove parlo di crescita personale e professionale volta alla stabilità economica e alla crescita professionale. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi contenuti che ti saranno secondo me molto utili. Ma partiamo però da una verità scomoda. Sai, aumentare lo stipendio non significa automaticamente migliorare la tua vita. Molti lo pensano, ma non è così, credimi. Se aumenti il reddito, ma aumenti in modo proporzionale lo stress, l'instabilità, le ore lavorate e la pressione mentale, stai davvero crescendo secondo te o stai solo spostando il problema ad un livello più alto? Beh, devi sapere che quando in ambito qualità si analizza un processo, non si guarda solo all'output, si guarda tendenzialmente alla sua stabilità, alla sua ripetibilità e si valuta poi chiaramente il rischio. Lo stesso approccio, a mio avviso, bisognerebbe applicarlo anche alla propria carriera. Pensa ad esempio ad un aumento di 10.000 euro lordi in busta paga. Wow, può sembrare una bella cifra, no? Un bel salto, ma quanto ti resta realmente in tasca dopo aver pagato le tasse? E soprattutto, qual è il prezzo che stai pagando per ottenere quel risultato? È quella la chiave che bisogna sempre considerare. Guardare tutto il processo, non solo una parte di questo. Sai, in questo contesto entra in gioco, a mio avviso, la finanza comportamentale. Esiste un fenomeno molto studiato chiamato hedonic adaptation. L'adattamento edonico, te ne ho parlato in modo esauriente in un precedente video, vallo a vedere, ti lascio il link in descrizione. Si tratta di un fenomeno analizzato in modo approfondito a partire dagli anni 70 da due studiosi di nome Brickman e Campbell e successivamente confermato anche da numerosi studi sul benessere soggettivo. In sostanza, l'essere umano tende ad adattarsi rapidamente ai miglioramenti economici che riesce poi a raggiungere. Dopo pochi mesi il nuovo stipendio diventa la normalità e il livello di soddisfazione torna vicino al punto di partenza. È un grande problema che annulla i nostri sforzi, non credi? A tal proposito, uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology ha dimostrato che l'aumento di reddito produce un incremento temporaneo della soddisfazione. Ma l'effetto, se attuale nel tempo, se non accompagnato anche da senso di crescita, autonomia e significato nel lavoro. Questo cosa significa? Beh, significa che cambiare lavoro solo per guadagnare di più, senza valutare il contesto, quello complessivo, può non produrre il risultato che ti aspetti. Ma attenzione, non sto dicendo che non bisogna cambiare, anzi, molto spesso bisogna realmente cambiare per ottenere di più. Sto solo dicendo che bisogna farlo con metodo. Per farti capire meglio, ti propongo una struttura di ragionamento che utilizzo anche nelle decisioni strategiche aziendali. Si tratta di 3 domande che possono esserti di aiuto per valutare o meno un cambio di lavoro in questo caso. Prima domanda: il nuovo lavoro aumenta sul tuo reddito o aumenta anche il tuo capitale umano? Devi sapere che il capitale umano è l'insieme delle competenze, delle relazioni, delle capacità trasferibili che accumuli nel tempo. Se cambi lavoro per uno stipendio più alto, ma in un contesto che non ti fa crescere, stai monetizzando oggi quello che potresti moltiplicare poi domani. Quindi non dimenticare mai di farti questa domanda prima di prendere un'eventuale decisione. Seconda domanda: stai scappando o stai evolvendo? Una differenza enorme. Se vuoi cambiare perché sei frustrato, perché ti senti sottovalutato, perché il clima è tossico, il rischio è che tu stia reagendo emotivamente. Le decisioni emotive, soprattutto in ambito professionale, spesso non sono ottimizzate.
A riguardo, uno studio della Harvard Business Review ha analizzato migliaia di transizioni di carriera e ha evidenziato che le persone che cambiano lavoro per fuga tendono ad avere una probabilità significativamente maggiore di insoddisfazione nei primi 2 anni rispetto a chi invece cambia per opportunità strategica. Ma c'è anche una terza domanda, molto importante da non sottovalutare mai. Qual è il tuo orizzonte temporale? Sai, da investitore ti dico una cosa che applico anche alla carriera. Ogni scelta deve avere un orizzonte. Se guardi solo ai prossimi 12 mesi, potresti scegliere un'opzione diversa rispetto a chi ragiona invece su 10 anni. Facciamo un esempio concreto. Immagina di avere 35 anni, una buona stabilità e un ruolo tecnico consolidato. Ti offrono un 20% in più di stipendio per un ruolo simile in un'altra azienda. Accetti oppure resti dove sei magari accettando un progetto più complesso? Chiaramente meno remunerato nell'immediato, ma invece con una maggiore esposizione strategica. Dimmi qual è la scelta migliore secondo te? Beh, la risposta è dipende. Dipende dalla tua strategia. Se il tuo obiettivo è massimizzare il cash flow nel medio termine, nel breve termine soprattutto, la prima opzione è coerente. Ma se il tuo obiettivo è diventare dirigente nei prossimi 5, 7, 10 anni, la seconda potrebbe avere un ritorno sull'investimento superiore. Ma qui entra in gioco un concetto che pochi applicano alla carriera: il valore attuale netto delle competenze future. Che significa? Provo a spiegartelo nel modo più chiaro possibile. Devi sapere che ogni esperienza che fai oggi può generare flussi di reddito futuri più elevati. Se ti sposti solo per un incremento immediato ma perdi l'opportunità di sviluppare competenze chiave, potresti ridurre il tuo potenziale accumulato. Ti porto un esempio per farti capire meglio. Immagina un professionista con una forte competenza tecnica che ha appena ricevuto un'offerta lavorativa molto interessante dal punto di vista chiaramente economico. Ed immagina che abbia poi accettato. Immagina che siano passati 2 o 3 anni e che si sia trovato in un contesto invece meno innovativo, con meno possibilità di sperimentazione e poi di crescita. Sì, lo stipendio sarà stato sicuramente più alto, ma la sua curva di apprendimento si sarà appiattita. A questo punto, se volesse ritornare indietro seguendo un percorso di crescita più ambizioso, sarebbe molto più difficile per lui, non trovi? Quindi secondo te avrebbe fatto bene ad accettare? È un po' come dire: preferisci oggi l'uovo o la gallina domani? La risposta, come ho detto prima, è sempre dipende. Non può esserci una risposta oggettiva che non tenga conto del contesto. Però, per ridurre questo dubbio e fornirti sicuramente qualche spunto di riflessione utile, voglio offrirti 3 strumenti pratici che potresti applicare da subito per dare una risposta coerente alla domanda di oggi. Il primo è un'analisi comparativa oggettiva. Prendi un foglio e dividilo in 4 colonne: stipendio netto, ore lavorative reali, competenze sviluppate e chiaramente qualità della vita. Dai un punteggio da 1 a 10 alla situazione attuale in cui ti trovi ora, e poi alla nuova proposta. Non fidarti solo della percezione, mi raccomando, sii oggettivo. Cerca di essere coerente poi con il tuo pensiero. Il secondo strumento è il calcolo del rischio sistemico personale. Che significa? Quanto è stabile il nuovo settore? Quanto è resiliente rispetto a crisi economiche, innovazione tecnologica, automazione? Da ingegnere di processo ti dico: un sistema fragile può sembrare efficiente finché non arriva la prima perturbazione. Prendila sempre in considerazione quella, mi raccomando. E poi c'è il terzo strumento, che invece è il test dell'identità. La persona che voglio diventare tra 10 anni sceglierebbe questa opportunità? Questa domanda cambia tutto, perché sposta il focus da quanto guadagno a chi sto diventando. Esiste una ricerca interessante condotta da Daniel Kahneman e August Deaton, che nomino spesso nei miei video, che ha analizzato la relazione tra reddito e benessere. Anche questo argomento l'ho trattato in un video precedente, ti lascio qui il link per approfondimenti. I risultati mostrano che, oltre a una certa soglia di reddito, l'incremento economico non aumenta proporzionalmente il proprio benessere emotivo. Anzi, aumenta la soddisfazione valutativa, ma non la qualità dell'esperienza che si vive quotidianamente. Questo significa che dopo aver raggiunto una stabilità economica adeguata, chiaramente, la qualità del lavoro, l'autonomia e il senso di controllo diventano fattori che poi alla fine sono più determinanti rispetto allo stipendio puro.
Ed è qui che voglio essere molto chiaro, eh. Se oggi sei sottopagato rispetto al mercato e le tue competenze sono però superiori alla media, cambiare può avere assolutamente senso, anzi può essere un atto di responsabilità verso te stesso. Ma se stai già crescendo, stai accumulando competenze rare, stai costruendo reputazione, attenzione a non sacrificare una traiettoria solida per un incremento che potrebbe poi risultare marginale. C'è anche un altro aspetto che voglio farti presente prima di concludere, che spesso io credo che venga ignorato e che è bene poi conoscere. È la leva negoziale prima di dare eventualmente le dimissioni. Sai, molte persone non provano nemmeno a negoziare prima di andare via. Se ne vanno e basta. Eppure c'è uno studio dell'Institute for Women's Policy Research, che ha mostrato che chi negozia attivamente lo stipendio ha incrementi cumulativi significativamente maggiori nel corso della carriera rispetto a chi non lo fa. Certo, sai, cambiare lavoro non è l'unica strada per guadagnare di più. A volte la strada è crescere dove sei, aumentando il tuo valore nel tempo all'interno dell'azienda dove lavori. Cosa ne pensi? Dimmelo, scrivimelo, sei d'accordo con il mio pensiero. Detto questo, siamo arrivati anche oggi alla fine del video. Voglio concluderlo con una sintesi chiara per permetterti di portare a casa il succo del discorso di oggi. Cambiare lavoro per guadagnare di più ha senso quando aumenta il tuo capitale umano, migliora la tua traiettoria di lungo periodo ed è coerente con la persona che vuoi diventare e soprattutto non rappresenta per te una fuga emotiva. Non ha senso invece quando è solo una reazione impulsiva, quando può compromettere la tua crescita futura o migliorare il reddito sacrificando in modo sproporzionato la qualità della tua vita. Partiamo dal presupposto che la carriera è un investimento, E come ogni investimento va valutato in termini di rischio, rendimento e orizzonte temporale. Se oggi ti stai chiedendo se cambiare lavoro sia significativo, non fermarti allo stipendio, Analizza il sistema, analizza te stesso, analizza soprattutto il futuro che vuoi costruire. Perché alla fine il vero obiettivo non è guadagnare di più, è come dire, è diventare di più. E se questo video ti ha dato una lente più lucida per prendere una decisione importante, allora abbiamo fatto un passo avanti insieme nel percorso di Metasinergie. Voglio chiudere il video di oggi dicendoti questo: la crescita personale, le competenze e la finanza devono lavorare in sinergia. Solo così potrai costruire una libertà che non dipenda da un singolo contratto, ma dalla tua evoluzione continua. Noi ci vediamo al prossimo video. Sì, te lo dico, ti auguro di raggiungere la tua meta. A presto.